I primi 10 lanci ci diranno l'andazzo, dai. Oh. 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 Cosa sono? Alletterati? Interessante, dai, interessante. Oh, non ci riesco a prendere un pesce con sta merda. Ero tutto felice quando l'ho comprato. Prima o poi si dovrà sbloccare, o proprio non funziona. Se proprio non funziona, amen. Mi domando se è il caso di montare l'MH, provare magari un po' più leggero. Sta da vedere se pigliamo un pesce per logoramento oggi. Già che ci sono, ne faccio ancora uno, dai. Allora, faccio un ultimo lancio, un po' sbarazzino. Piacerebbe trovare una spesa intelligente. Mezz'ora di lanci e come sempre, o meglio non come sempre, come negli ultimi 2 giorni, non si è visto assolutamente nulla. Però più o meno, visto che quando pescate sono così, non è che c'è molto da fare. Ah, come nuota bene qua, il 60 grammi, eccolo. Probabilmente un carango. È lui, no? È lui. Carangozzo, dai. Carangozzo sul Peeble Shimano da 60 grammi. Abbiamo scappottato, un bel pesce. Devo fare attenzionissima, ragazzi. Mi muovo come Giulio Andreotti nell'intervista presidente. Sì, che insomma capirete bene che la questione è questa. Il carango Rocco. Bel carangozzo, ragazzi. Gran bel carango, ragazzi. Bello bello. Rilanciamo, dai ragazzi, rilanciamo. E questa è un po' una conferma del mio sospetto. Ho lanciato in testa un pesce in quel momento e la novità, che mi ero spostato un pochino, ha voluto mangiare. Però adesso che sto ricontinuando a lanciare, e sicuramente quel pesce lì non era solo, gli altri membri del clan non hanno più attaccato. Buono! Buono il panino cotto e provola. Buona educazione e bon ton vorrebbero che non si parlasse con la bocca piena. Sicché ho ingurgitato il boccone e ora posso esprimermi liberamente. Com'è la situazione, ragazzi? La situazione è che io sono stanco, provato. Ormai siamo veramente agli sgoccioli di questa spedizione siciliana. Ho spremuto veramente tanto in questi giorni a livello fisico, tante camminate, tante levatacce la mattina, rientrare tardi la sera, quindi il corpo sta incominciando a chiedermi il meritato riposo. Dolori misti, ginocchio sinistro, bassa schiena. Stamattina non avrei neanche avuto intenzione di fare l'alba, poi chissà come mai ho messo la sveglia e sono riuscito a alzarmi. La motivazione era veramente poca perché negli ultimi 2 giorni il pesce si è decisamente fermato. Anche stamattina secondo me la cosa è così. Perché dico questo nonostante la cattura del carango? Perché nei primi lanci a jig con jig sostanziosi, quindi 100-120 grammi, non si è visto assolutamente nulla, anche se l'ora era quella idonea, adatta, la migliore diciamo così, quella del cambio luce. Dopodiché ho provato a prendere la 96 mh, alleggerirmi, quindi un P2, 60 grammi di metal.
Sono andato in un punto in cui non avevo ancora lanciato e, come spesso accade, con l'effetto sorpresa ho avuto uno strike proprio sul primissimo lancio. Quindi questo mi fa capire che probabilmente ora come ora la migliore strategia, se uno volesse prendere qualche pesce, invece di restare fisso su uno spot, la strategia migliore sarebbe quella del classico spinning. Zainetto leggerissimo, 4-5 artificiali, spostarsi, fare 10 lanci in una caletta, in una punta, prendere, camminare, spostarsi, prendere la macchina, spostarsi, finché non si trova un pesce disposto a dare magari una testata al nostro artificiale, che poi ovviamente sarà l'unico della sessione, perché una volta che poi continueremo a lanciare le nostre esche, i nostri metal o i nostri long jerk, i nostri minnow, eccetera eccetera, quello che è, il pesce si sarà comunque già spaventato barra abituato in una situazione appunto di pesce particolarmente apatico, e quindi non mangerà più. Questa è una situazione che a volte capita, non a volte, capita spesso. Da cosa si differenzia rispetto alle situazioni col pesce attivo? Perché col pesce attivo, anche se restiamo in uno spot, magari uno spot, una buona punta con un buon passaggio, magari in 3-4 ore di pesca riusciamo a avere più strike o più catture. Comunque vediamo che c'è dell'interesse, degli inseguimenti, slamate, nonostante questo appunto il pesce continua ad interagire con le nostre esche. Questa secondo me non è assolutamente una di quelle situazioni. A questo punto faccio come ho detto prima, ovvero mi prendo 3 o 4 artificiali e provo a spostarmi 200-300 metri a destra, a sinistra nella scogliera. Vediamo se con l'effetto sorpresa di un'esca che picchia in acqua e il pesce è lì che sta passando, dice: oh, che bella sbrilluccicosa, wow, fammici dare una bella mangiata, morsicata, testata, magari riusciamo ancora a fare un pesce. Non ho tante speranze, questo è anche legato al fatto che la stanchezza comunque gioca un ruolo importante anche sul morale, però siamo qua, proviamoci, ormai balliamo. Andiamo? Guardate come cambiano le cose. Oggi che sono stanco, ho un po' di mal di schiena, mi risulta complicato muovermi in una roccia del genere. Sono timoroso di scivolare, ma a parte questo poi a livello mio di mobilità e riflessi sono ai minimi storici. Facciamo 20 minuti ancora, poi andiamo a casa, poi andiamo in appartamento. Facciamo un catch and cook oggi? Mobilità Luca Ruggeri sulle zampe di gallina. Ciao Ruggino. Qua ho preso sporco. Cosa ho preso? Mamma mia, il ciuffo di una porno attrice degli anni 80. Che ciuffo! Là, gatto arruffato. Miau! Pesca anche bene, ma bene, eh? Ragazzi, avessi avuto ancora un flat light Shimano da 60, sti pesci qua li sdrenavo, sono sicuro che con quello lì poteva essere veramente il game changer. A proposito, se non avete visto il video del delirio avvenuto con quel jig, vi lascio il link qua sopra in descrizione, se vi va ve lo andate a vedere. Però non ce l'ho perché lo incagliai, sicché pesco col Peeble, che è anche un jig estremamente efficace ma ha un'altra azione. Ora avrei bisogno di qualcosa veramente di lento da farglielo lavorare vicino al fondo o anche nelle schiume. Secondo me qualche pesce in più, se avessi avuto quello, lo fregavo sicuro, sono sicuro. Vabbè, pazienza, ci arrangiamo con quello che abbiamo. Allora ragazzi, pronti, eccoci qua, andiamo a sfilettare il nostro carango e iniziamo. In questo punto qua il carango è un po' balordo perché ha questa formazione, vedete, che è praticamente una placca ossea, quindi bisogna fare attenzione
a non distruggere il filo del coltello, lo incidiamo così per finire il filetto. Lavoriamo così, e qui a questo punto, per evitare di rovinare il coltello, bisogna fare questo lavoro qua. Ok, e abbiamo fatto la nostra prima metà. Abbiamo ricavato già un bel filetto qui, lo andiamo a finire di pulire. Lavoriamo tutto col coltello. Questi ritaglietti qua comunque li teniamo poi magari per una pasta o per farci un fondo. Taglio centrale. Togliamo la parte più sanguigna, che è anche quella dove ci sono ancora delle eventuali lische, e siamo a posto. Qui, visto che io ora lo vorrò fare impanato, preferisco spellare. Coltello appoggiato sul tagliere e via. 1, 2. Puliamo un pochino il sangue in eccesso sempre, e abbiamo ricavato un bel filettino. Facciamo lo stesso con l'altra metà, stesso lavoro per spellare. Guardate che bel filettino, 1, 2. Ok, piccolissimo trito di prezzemolo, non veramente poco, ma mi è rimasto questo qua in frigo, lo facciamo bastare. Ok, ci siamo con il nostro trito. Prendiamo una ciotola, ovetto, un pochino di pepe, a questo punto prendiamo i nostri filetti, li apro in modo che rimangano più sottili, si cuociono più velocemente. Ok, guardate che bello. Li mettiamo nell'uovo. In un'altra ciotolina mettiamo il nostro pan grattato, gli andiamo ad aggiungere il trito di prezzemolo, così. E poi ragazzi, se ce l'avete, facoltativa, un pochino di scorzetta di limone ci sta bene, non trattato ovviamente, deve essere, una mischiatina, e siamo pronti ad andare con la panatura. La facciamo anche doppia, va? A questo punto mettiamo a scaldare un po' di olio abbondante. Quando sentiamo che inizia a sfrigolare, giù coi filetti. E 2. Quando vediamo che sono belli rosolati, li togliamo, scogliamo un po', giù il resto. Pronti ragazzi, pizzico di sale, ok, ancora un goccino di limone che a me piace, e andiamo a mangiare. Buon appetito. Che buono, che buono, che buono.